Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Cleli e sono qui per condividere con voi la mia passione per l'arte. Il video di oggi è dedicato ai 3 padiglioni nazionali, secondo me imperdibili, della Biennale d'Arte 2019. Quindi se non siete ancora andati a visitarla o avete in programma di tornarci, vi consiglio di rimanere. Un paio di settimane fa ho preso un volo da Londra e in occasione dell'inaugurazione della Biennale ho trascorso un weekend a Venezia. Vi ho raccontato la mia visita e le mie impressioni in un video dedicato, con alcune informazioni utili su come organizzare eventualmente anche il vostro giro. La mostra è organizzata ogni 2 anni tra l'Arsenale e i Giardini, con alcune partecipazioni nazionali anche in centro città. Per accedere ai 2 luoghi principali si paga un biglietto e si può decidere se visitarli lo stesso giorno o in 2 occasioni differenti, sempre prima ovviamente della chiusura a novembre. Oggi vi parlo nel dettaglio dei 3 padiglioni che secondo me sono un must di quest'anno e del perché a me hanno colpito così tanto. La proposta che vi faccio non è legata ad un vero ordine di preferenza, ma piuttosto ai luoghi in cui questi 3 padiglioni si trovano. Quindi iniziamo. Il primo di cui mi sono innamorata è stato quello della Turchia, all'interno degli spazi dell'Arsenale. La mostra è stata organizzata dalla Fondazione di Istanbul per la cultura e le arti e i lavori sono dell'artista Inci Eviner. Il titolo Noi altrove già racconta molto di quello che questa fantastica artista donna turca vuole raccontarci. Il tema principale è quello dell'interazione fra gli uomini, come collettività, e gli spazi che occupiamo, ma dai quali decidiamo o alcune volte siamo costretti a spostarci. Ogni luogo rappresenta per un solo individuo o per un'intera popolazione un ricordo. E un ricordo è ciò che ci permette di non cancellare dei luoghi che a volte però scompaiono fisicamente. Entrando all'interno dello spazio in cui Eviner ci accoglie, si viene catturati da suoni, immagini e oggetti che sembrano abbandonati ma vissuti al tempo stesso. Scale, crepe nel muro e sedie divelte ci raccontano di storie e di persone, mentre le immagini che sono manipolate di uomini e animali e vengono proiettate ci fanno immergere nel ricordo. Sono figure presenti nello spazio, ma sono anche astratte perché sono a volte come nel nulla, come su una tela vuota in cui sono immersi dei personaggi in cattività. Molte delle scene sullo schermo sono aspre, non violente, però molto dure. Non si comprende se siamo nella mente di una persona, fatta di salite, di discese, di oggetti messi da parte, immagini surreali, o se siamo in un luogo che è stato realmente vissuto, ma che è stato piuttosto poi abbandonato. E la scelta di questi lavori si integra perfettamente, secondo me, con il tema generale della Biennale, May You Live in Interesting Times. Attraversare questi spazi ci fa riflettere sul nostro rapporto con gli oggetti che ci circondano e che sono presenti nella nostra vita, ma soprattutto come noi, in quanto uomini, ci relazioniamo a questi oggetti. Li usiamo, li facciamo diventare parte della nostra quotidianità, della nostra cultura e poi siamo costretti o decidiamo di abbandonarli e diventano quindi luoghi della nostra mente. Un'esperienza emozionante che mi ha catturata moltissimo e per la quale sinceramente tornerei a Venezia oggi solo per riattraversare queste sale. Il secondo padiglione, sempre in Arsenale, che a me è piaciuto moltissimo ma che ha suscitato molte opinioni contrastanti, è quello dell'Italia. Si trova ai confini della mostra in uno spazio che è complesso da gestire per via delle dimensioni, uno spazio molto grande e con cui i curatori si sono sempre relazionati e spesso con difficoltà. Secondo me non è stato così quest'anno per Milovan Farronato, che ha scelto 3 artisti, Chiara Fumai, Liliana Moro ed Enrico David, tutti quanti per rappresentare l'Italia. E ha saputo scegliere anche un tema all'interno di quello principale, il tema del labirinto. L'idea dal punto di vista espositivo è geniale. Dal momento in cui si accede al padiglione, le mura alte ci lasciano liberi di visitare il luogo e di perderci nell'arte e nelle opere, girando ogni angolo a nostra scelta. 2 sono gli ingressi. Per ognuno la scelta inizia già nel dover andare o a destra o a sinistra, quindi nello scegliere il proprio percorso. Questo non vuol dire che all'interno del padiglione non si venga guidati. La scelta dei 3 differenti artisti, secondo me, e la presentazione delle loro opere è già di per sé
uno strumento di guida nelle nostre mani, che il curatore ci fornisce. Si attraversano queste strade e stradine labirintiche come si attraversano le calli di Venezia, con i loro angoli e i loro ponti. Ognuno può scegliere la propria direzione, né questa né l'altra, come spiega anche il titolo della mostra, scelto da Farronato. Ognuno è libero di scegliere e di vivere l'opera e lo spazio come preferisce, e attraversando il labirinto della mostra si scoprono lavori nuovi, ma anche conosciuti, quindi un po' più noti, di questi tre artisti. Infatti la scelta del curatore è stata quella di ripescare dalla memoria di questi artisti progetti incompiuti oppure inediti e di accompagnarli a delle opere che sono più note e più famose al grande pubblico. Il labirinto è fatto di parole, sculture, installazioni, suoni e oggetti con cui interagiamo e che cambiano lo spazio in cui sono presenti, prestandosi a molteplici interpretazioni. Anche in questo caso, quindi, penso di essermi fatta prendere ed emozionare, senza neanche accorgermene, dal padiglione per la scelta molto coerente sul tema dell'intera biennale. Per visitare il mio terzo padiglione preferito bisogna spostarsi e raggiungere la sede dei giardini. Qui, oltre allo spazio centrale, ad ogni nazione è dedicato un vero e proprio edificio. Uno dei primi è quello del Belgio, che per me è stata una scoperta. Uno spazio completamente bianco, fatto di celle come in una prigione e vissuto da automi. Il titolo della mostra dei due artisti Jos de Gruyter e Harald Ties, Mondocane, è un indizio, ma lo strumento fondamentale per fare un giro è il libretto che fa da guida alla mostra. Al suo interno vengono infatti raccontate le storie immaginarie di ognuno dei personaggi presenti in sala. La zona centrale è abitata da automi sereni, che svolgono le proprie attività con dedizione. Ci sono l'artista, il panettiere, l'arrotino, il prete del paese e una signora anziana. Ognuno di loro porta avanti il suo lavoro a ritmo e interagisce con gli altri attraverso dei movimenti e dei suoni. Ma ciò che li caratterizza tutti è un senso generale di spensieratezza. Ai margini della sala, invece, all'interno di celle con barriere, ci sono gli emarginati. Si tratta di altri autonomi, anche loro ognuno con una sua storia da raccontare. Il moschettiere senza denaro, che dopo la pubblicazione senza successo a 16 anni del suo diario personale, è una delusione d'amore, si ritrova a dover interpretare il ruolo della statua vivente. Oppure il ventriloquo, che si racconta sia centenario e viva da sempre con questo suo pupazzo narrando storie del terrore che in realtà sono davvero accadute. E infine, fra tutti, il personaggio donna che si trova da solo, dietro le sbarre, e incombe sulla sala. Si tratta della donna topo. Si annuncia con il battere a terra del suo bastone e i pochi che sono riusciti a sopravvivere ad un incontro con lei raccontano che alla sua vista si fermi il battito e la fine sia arrivata. Per me questo padiglione nazionale è un viaggio infinito nella società. Sono rimasta in silenzio a leggere tutte le storie, a ascoltare i movimenti e i suoni di ognuno di questi automi come se fossi al centro della piazza di un paese. Sono storie immaginarie, ma che ci fanno riflettere su come ognuno di noi sia un essere unico che interagisce a suo modo con la comunità e come tutti abbiamo delle storie che vanno raccontate. Spero che il racconto di questi 3 padiglioni della Biennale 2019 vi abbia fatto venire voglia di visitarla, tanto quanto ha fatto venire voglia a me di tornarci subito. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e condividetelo con gli amici appassionati d'arte. Grazie e alla prossima!